Dal Vangelo secondo Luca. Buona Pasqua a tutti. Oggi i cristiani che si assumono molteplici impegni nel campo sociale sono molto stimati e apprezzati. Ovunque lo sappiamo, ci sono delle situazioni di bisogno o di disagio, lì noi troviamo i cristiani, mossi dall'adesione alla proposta che il Maestro ha fatto nel Vangelo. Questa è un'immagine bella che la Chiesa sta dando di sé, ma non è esatta, è parziale. I preti e i cristiani sono orgogliosi di essere detentori della proposta di vita sublime fatta dal loro Maestro e non temono il confronto con nessun altro umanesimo. Pensiamo all'insegnamento delle beatitudini di Gesù, al suo comandamento dell'amore incondizionato anche al nemico, un amore gratuito. Gesù ha certamente toccato il vertice delle proposte morali. Non c'è nessun'altra proposta che sia stata fatta dai saggi nella storia che vada oltre quell'orizzonte che Gesù ha toccato. Più in là non si può andare. E molti, anche cristiani, possono essere tentati di ridurre la loro fede a questo insegnamento bellissimo lasciatoci da Gesù con la sua parola e con la sua vita. Difatti li sentiamo tanti cristiani che si adeguano a questo linguaggio che è impiegato anche dai non credenti. L'importante è fare del bene e poi essere battezzati o no è indifferente. Una religione vale l'altra. Ecco, proviamo a porci alcune domande. Il cristianesimo si esaurisce in una proposta morale sublime o c'è qualcosa d'altro? Il cristianesimo non dà alcuna risposta agli interrogativi più profondi, quelli più inquietanti che emergono quando noi ci ritagliamo qualche momento di silenzio. Non dà una risposta il cristianesimo a questi interrogativi, si limita soltanto a quel messaggio stupendo che è l'amore incondizionato. E un'altra domanda, il mondo in cui noi viviamo è l'unico che esiste? È quello in cui si conclude tutta la nostra storia, tutto il nostro destino? E allora la conseguenza sarebbe che oltre al ricordo non rimarrà poi nulla alla fine del bene che abbiamo fatto. Allora ci chiediamo, ma l'amore che ho ricevuto e che ho donato in questo mondo è destinato a scomparire insieme con me? Se la Chiesa non risponde a questi interrogativi, credo che anche tutta la sua proposta morale non starebbe in piedi per molto tempo. Difatti, se noi ci riflettiamo un momento, è quando ci viene in mente di fare qualcosa di bello, ma poi pensiamo che tutta la nostra opera finirà per non lasciare traccia, allora la tentazione di lasciar perdere è certamente molto forte. Saremmo facilmente indotti ad accontentarci di quello che il momento presente ci offre e siamo indotti a non perdere l'occasione di goderci quelle gioie, quelle soddisfazioni anche immediate che la vita ci offre, ma costruire qualcosa di grande sapendo che poi alla fine non rimarrà nulla è un pensiero che ci scoraggia. Se la vita è solo quella biologica, ci chiediamo se valga la pena fare rinunce e interessarci degli altri. E siamo così giunti all'interrogativo dalla cui risposta dipende tutto il senso della nostra vita.
E l'interrogativo è questo. Quel Gesù che ci ha lasciato i suoi meravigliosi insegnamenti è un vivente o è un morto? È vivo o è stato fagocitato da questo mondo materiale e ha lasciato dietro di sé solo un bel ricordo del suo passato nella storia? Perché soltanto se Gesù è vivo, la vita donata non va persa, ma ha un valore eterno. E tutta la nostra vita, se Lui è vivo, allora Lui aveva ragione e la sua proposta di vita ha un senso. E le gioie, i dolori, la gioventù, la vecchiaia e anche la morte acquistano tutta un'altra visione, un'altra prospettiva, un altro significato. Ecco allora, almeno nella Pasqua, sui volti dei cristiani che partecipano alla liturgia della Notte Santa, dovrebbe brillare la gioia di chi ha ricevuto la risposta a questo interrogativo. Gesù è vivo, la morte è stata vinta e non ci fa più paura perché il momento della morte è quello della nostra seconda nascita, quella definitiva. Sentiamo come è giunta a noi questa luce della Pasqua. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne vennero al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Il brano evangelico inizia con un'indicazione del tempo. Era al mattino presto, sta sorgendo il sole, la luce di un nuovo giorno che illumina l'oscurità di una notte. Pare proprio l'indicazione di quella tenebra che ha avvolto l'umanità, che non ha mai trovato una risposta a questo interrogativo. Questo mondo è l'unico e quando si conclude la nostra vita noi scompariamo per sempre. Era tenebra fitta nelle menti degli uomini da sempre. Sorge adesso un nuovo giorno. E vengono al sepolcro delle donne con degli aromi. Possiamo chiederci che cosa si aspettavano di trovare nel mattino di Pasqua. Una salma. E il loro obiettivo era quello di imbalsamarla, di mummificarla. Sono dei tentativi disperati dell'uomo di trattenere la persona amata, un tentativo di vincere la morte. In realtà imbalsamare o mummificare significa costruire un monumento alla vittoria della morte. Qual era il destino dell'uomo secondo la concezione degli israeliti? Cosa avevano in mente queste donne che andavano al sepolcro? Cosa si aspettavano? Incontrare una salma. Quando noi leggiamo l'Antico Testamento, troviamo che fino a 2-3 secoli prima di Cristo, gli israeliti non avevano concezioni diverse dagli altri popoli dell'antico Medio Oriente e anche di tutto il mondo greco-romano. Facevano eccezione gli egiziani, che da sempre avevano creduto in una continuità della vita dell'uomo. Per gli israeliti morire, come per tutti i popoli, è una necessità naturale. E che cosa significava morire? Significava finire nel mondo dei morti, che era chiamato in diversi modi. Gli ebrei lo chiamavano Sheol, che viene probabilmente dal verbo sha'al, chiamare, dà proprio l'idea, quel sepolcro, quella grotta cavata nella roccia, nella quale collocavano poi la salma. Quando si osserva quella bocca, pare proprio che ci chiami e che ci attenda tutti. Il destino dell'umanità è entrare
in quella grotta. Lo chiamavano Sheol, i greci lo chiamavano Ade, dal nome del dio che regnava nell'oltretomba insieme con Persefone. E i latini, Inferus, non inferno, inferi. Significa luogo che sta sotto la terra. Bene, questo mondo dei morti per tutti i popoli, eccetto per gli egiziani, era immaginato come caratterizzato dalle tenebre. I morti vivevano nella polvere come larve, come ombre, vagavano nel silenzio come zombie. Questa era la vita dell'oltretomba. L'uomo non scompariva completamente, ma non rimaneva una vita. Era una vita non vita. Ed è da tenere presente che secondo la concezione di tutti i popoli antichi, là andavano a finire tutti, i re, i mendicanti, i signori, gli schiavi, i vecchi e i giovani, i buoni e i cattivi. Non c'era nessun giudizio da parte di Dio sulla vita di ognuno. No, la vita là era uguale per tutti, nessun premio per i buoni e nessun castigo per i malvagi dopo la morte. Semmai la morte del malvagio, anche nella Bibbia lo troviamo, era vista con un certo compiacimento, non perché poi il malvagio venisse castigato, ma perché finalmente anche lui che si credeva un superuomo e che l'aveva fatta da padrone in questo mondo, adesso era arrivato a sperimentare il disfacimento di tutti gli altri. E va notato che l'israelita, e lo troviamo nella Bibbia, non considerava questo passaggio dal mondo nostro al mondo dei morti come un qualcosa di terrificante. Era una condizione naturale che potesse scendere nello Sheol, faceva problema solo se non entrava in quella grotta carico di anni, perché se aveva vissuto in pienezza la sua vita andava a riunirsi ai suoi antenati. La Genesi infatti descrive così la morte di Abramo. Abramo spirò e morì felice nella propria canizie, vecchio, sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Naturalmente, come noi, gli ebrei amavano la vita e quando si avvicinava il pericolo di una morte prematura, cosa facevano? Penso che lo facciamo anche noi. Ricorriamo al Signore perché fermi, non ci lasci entrare così presto in quella grotta, ci lasci vivere in pienezza questa esistenza. Ci sono molti testi, molti salmi nella Bibbia in cui ci sono queste preghiere che possiamo fare nostre. Siracide, per esempio, al capitolo 51, quando dice, questo salmista, ero vicino alla morte, la mia vita era ormai arrivata alle porte dello Sheol. La porta dello Sheol è quella che vedete proprio sullo sfondo e non volevo entrare. Allora mi sono ricordato della tua misericordia, o Signore, e tu mi hai tirato indietro, non mi hai lasciato che fossi inghiottito da quella bocca. Oppure il Salmo 30, Signore, tu dagli inferi mi hai fatto risalire, mi hai ridato vita. Cioè, non solo ero vicino a quella bocca che mi voleva mangiare, ma ero anche entrato, ma tu mi hai tirato fuori. È stata chiaramente di una malattia che lo aveva proprio portato fino quasi dentro gli inferi, dentro lo Sheol. Oppure anche il Salmo 30, molto bello. Signore, io ho gridato e tu mi hai guarito, hai fatto risalire la mia vita dallo Sheol. Ero proprio arrivato dentro. Tu mi hai ritirato fuori. Ecco, e questa era la concezione di tutti i popoli, quella che avevano in mente anche quelle donne che sono andate al sepolcro. C'era un'unica differenza significativa
tra Israele e gli altri popoli è che per i pagani nell'Ade c'era un dio, Plutone, che governava il regno dei morti. E questo anche gli egiziani. Il dio Ra, il dio Sole, alla sera, giunto a occidente, proseguiva il suo corso e durante la notte illuminava il mondo dei trapassati. Il Dio di Israele non aveva nulla a che fare col mondo dei morti. Dio di Israele è il Dio della vita e non metteva piede nel regno delle ombre. Lì non c'era alcun Dio. E allora capiamo le preghiere di molti salmi, quando la persona malata dice al Signore: non lasciarmi entrare là nello Sheol, perché poi non posso più lodarti, non riceveresti più le mie lodi, perché tu non hai nulla a che vedere con questo regno dei morti. E l'uomo non si è mai rassegnato a questo destino di una vita di larve. E negli ultimi secoli, prima di Cristo, avevano cominciato a evolvere le idee. Fra i greci, lo sappiamo, da alcuni secoli si era cominciato a parlare dell'immortalità dell'anima, questa distinzione fra ciò che è materiale, che rimane qui, e l'anima invece che continua a vivere. Questa idea avevo fatto molta fatica ad essere accolta fra gli ebrei, presso i quali si stava diffondendo invece un'altra convinzione, non fra tutti gli ebrei, era una minoranza, fra i farisei, ed era quella della risurrezione. Ma com'era intesa questa risurrezione? Come un ritorno a questa vita. E lì le opinioni poi variavano. Qualcuno diceva che sarebbero risorti soltanto i giusti, mentre invece i malvagi, quelli non sarebbero risorti, ma sempre un ritorno a questa vita. Ricordiamo quello che Marta risponde a Gesù, dice: so che il mio fratello Lazzaro risorgerà nell'ultimo giorno, perché era un giusto. Ma questa risurrezione non è che convincesse le persone. Fra milioni di anni ritornare a questa vita ha forse un senso. E stiamo attenti, perché qualcuno è fermo ancora, anche fra i cristiani, a questa concezione che era quella dei farisei: un giorno questo nostro fratello risorgerà, ritornerà ad avere quel corpo che adesso noi consegniamo là nel sepolcro. E allora sorgono molti interrogativi: perché il Signore mi priva del corpo per poi ridarmelo di nuovo? Non ha molto senso. E difatti non è questo il messaggio della Pasqua, non è questa risurrezione nella quale credevano i farisei. Sentiamo che rivelazione avviene nella Pasqua. Le donne trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. E avvenne, mentre le donne non capivano più nulla dell'accaduto, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Quando le donne arrivano al sepolcro, trovano la pietra rotolata via. Quella pietra separava il mondo dei vivi da quello dei morti e qualcuno l'aveva fatta rotolare via. Non doveva più essere separato il mondo dei vivi da quello dei morti. E il fatto che la pietra sia stata rotolata sembra l'invito alle donne a guardare dentro. Quella preda della morte non c'è più, è scomparsa. E difatti le donne, quando entrano, non trovano il corpo del Signore Gesù. Ecco l'enigma. Notiamo, l'assenza del corpo
non è una prova della risurrezione. Lo stupore delle donne lo si comprende, non ha spiegazione. E difatti il testo dice: non capivano più nulla, letteralmente si trovarono senza via di uscita. Ed è a questo punto che si inserisce la risposta di Dio, presentata dagli evangelisti in modo diverso. Marco dice che le donne hanno visto un giovane. Il significato è bello. Si aspettavano una vita non vita, vecchia. No, giovane. L'Evangelista Giovanni dice che la Maddalena ha visto 2 angeli. E Matteo descrive una scena terrificante a cui pare che assistano le donne. Ci fu un grande terremoto, un angelo del Signore scese dal cielo, fece rotolare la pietra e si sedette sopra. È proprio la vittoria sulla morte. Fa rotolare la pietra e si siede, proprio da vincitore. Queste discordanze sono preziose perché stanno a dimostrare che gli evangelisti non redigono una cronaca di fatti materiali verificabili, ma raccontano una rivelazione del cielo alle donne. Queste donne hanno fatto un'esperienza viva, ma come presentare con un linguaggio umano questa esperienza interiore di una luce che le donne hanno ricevuto dal cielo, quella che Gesù è vivo. Gli evangelisti avevano a loro disposizione soltanto le immagini bibliche: terremoto, la luce, colore bianco, l'angelo, la folgore, 2 uomini, le guardie. Dio ha inviato la sua luce per rischiarare nella mente di queste donne, nel cuore di queste donne, il mistero della morte. Il linguaggio letterario impiegato dai vari evangelisti è diverso, ma il messaggio è lo stesso. E per comprendere questo linguaggio diverso, con cui questi 4 evangelisti hanno presentato il loro messaggio, va tenuta presente un'osservazione importante, perché c'è un equivoco che ancora oggi molti cristiani hanno in mente. Pensano che Gesù sia uscito dal sepolcro e tornato in questo mondo con il suo corpo materiale e quindi verificabile con i sensi. La risurrezione di Gesù non è un evento verificabile con i sensi, perché non è un ritorno alla vita di questo mondo. Da quella bocca dello Sheol non si torna più indietro, neppure Gesù è ritornato di qui. Difatti, quella scena di Gesù che esce vittorioso dal sepolcro, spalanca il sepolcro e poi esce con quel vessillo della croce. Questa scena è nata dalla fantasia dei pittori. Nessun evangelista la racconta e non potevano farlo perché non si è trattato di un evento verificabile con i sensi. Se Gesù fosse tornato in questo mondo con il suo corpo, perché non si è presentato là nelle strade di Gerusalemme a farsi rivedere? Quella non è risurrezione. Quella sarebbe stata una rianimazione di un cadavere. La risurrezione è un'altra realtà. È un evento che appartiene al mondo di Dio, sfugge ai sensi ed è per questo che lo raccontano con un linguaggio diverso. E noi, quando pensiamo alla risurrezione, dobbiamo immaginare 3 mondi. C'è il nostro mondo, quello in cui noi viviamo, poi c'è lo Sheol, il mondo dei morti, di cui abbiamo parlato prima,
in quel mondo dei morti, proprio perché siamo uomini, dobbiamo entrare tutti. E non è un male, è il nostro destino. Chi torna indietro da quello Sheol, se riescono a riportarlo indietro, lo riportano in questo mondo. È una rianimazione e io posso verificare questo. Ma questa non è la risurrezione. Se ritornano in questo mondo, non è una vittoria sulla morte, è procrastinare la sconfitta, perché poi il mostro della morte torna a riprendersi la preda. Qual è la vera vittoria sulla morte? Qual è la risurrezione? Non è tornare di qui, è entrare nel mondo di Dio, quel terzo mondo a cui accennavo prima. Ecco, questa esperienza dell'ingresso del mondo di Dio può essere rivelata soltanto dalla luce del cielo. E questa rivelazione ci è presentata con linguaggi diversi dai 4 evangelisti, che non stanno facendo cronaca. Avrebbero fatto cronaca se Gesù fosse tornato di qui. Luca, che linguaggio impiega? Parla di 2 uomini in veste sfolgorante, immagini bibliche. Il numero 2, 2 uomini, significa che la testimonianza è attendibile, perché ci volevano 2 uomini, perché una testimonianza dovesse essere accettata. E poi sono rivestiti di bianco e la veste bianca indica che coloro che portano questo messaggio vengono da Dio. Sono la spiegazione data da Dio a questa assenza del corpo. Vediamo allora di comprendere il messaggio che viene da queste immagini dell'Evangelista Luca. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti il vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole. L'Evangelista Luca nota il timore delle donne. Non è lo spavento, ma nel linguaggio biblico è l'esperienza che queste donne fanno di essere entrate nel mondo di Dio, in una luce che non è quella di questo mondo. E che cosa fanno? Abbassano lo sguardo a terra. Rappresentano la comunità che fa fatica a lasciarsi coinvolgere in questa luce. È la nostra esperienza. Facciamo fatica ad accettare questa luce che ci mostra il senso del nostro esistere in questo mondo. Ci ripieghiamo sulle realtà che noi possiamo toccare, verificare, ma dobbiamo alzare lo sguardo. Invece le donne lo abbassano verso terra, sbagliano la direzione. In seguito, quando Gesù entra nel mondo di Dio, l'ascensione, staranno a guardare verso il cielo e la voce, saranno ancora 2 uomini che diranno: perché guardate verso il cielo? Guardate verso la terra. Adesso è stata consegnata a voi la missione del mondo nuovo da costruire, al quale Gesù ha dato inizio. Adesso voi lo dovete portare a compimento. Guardate verso la terra. Guardano sempre nella direzione sbagliata. Prima bisogna guardare verso l'alto ed accogliere la luce che dissolve la tenebra che ha sempre avvolto l'umanità sul mistero della morte. Adesso non più. Adesso sappiamo qual è il destino dell'uomo. E la voce, il messaggio di questi 2 uomini, quindi il messaggio del cielo garantito: perché cercate il vivo
tra i morti, non il rianimato. Fosse stato il rianimato, avreste avuto il diritto di cercarlo perché era tornato tra di noi. No, non è tornato di qui. È andato nel terzo mondo, quello definitivo, che è il mondo di Dio. Questa è la vittoria sulla morte. Si è vivi pienamente e definitivamente quando si entra in questo mondo. E allora adesso le donne cominciano a capire che il sepolcro, lo Sheol, è stato trasformato dall'intervento di Dio in un grembo dal quale è nata una nuova vita. E Dio è stato la levatrice che ha provocato questo parto. È passato di qui. Voi lo cercate nel sepolcro, non è qui. E non solo non c'è più lui, ma non c'è più nessuno adesso nello Sheol. Perché? Perché quando è entrato il Figlio di Dio, che ha fatto la nostra stessa esperienza di essere mortale, perché l'uomo non può essere diverso, l'uomo è mortale per sua natura, quindi deve entrare in questo Sheol. Ma la luce è questa, che lo Sheol è un grembo dal quale si nasce poi al mondo di Dio, alla vera vita, quella definitiva. Quando è entrato Gesù in questo Sheol, è entrata la vita dell'Eterno e quello Sheol è stato svuotato. Sono stati introdotti tutti nella casa del Padre del cielo. E continua il messaggio di Dio. Ricordate come vi parlò quando era ancora in Galilea. Le donne desideravano vedere Gesù, come anche noi oggi, ma il risorto può essere colto soltanto con lo sguardo della fede. Lo sguardo materiale, anche noi ai funerali, che cosa vediamo? Una bara con le spoglie. Questo è lo sguardo materiale. Più in là il nostro sguardo non può andare. A questo punto entra lo sguardo di fede che porta a farti vedere l'invisibile, cioè il destino. E questa rivelazione ci può venire soltanto dal cielo. E dice il messaggio di questi due uomini: ricordate ciò che vi ha detto. Ciò che dà inizio allo sguardo di fede, che ti fa vedere l'invisibile, è il ricordo di ciò che Gesù ha detto. Ricordate le sue parole, aprite il cuore alla sua parola, perché ai puri di cuore è poi dato di vedere l'invisibile, di vedere Dio. E i puri di cuore sono coloro che non hanno la mente e il cuore inquinato dagli idoli di questo mondo, dall'ipocrisia, dalla doppiezza. Persone dal cuore puro sono preparate ad accogliere questa luce. E hanno ricordato quei due uomini ciò che Gesù aveva detto, che doveva essere consegnato nelle mani dei peccatori, essere crocifisso e risorgere il terzo giorno, entrare nella casa del Padre. E le donne si ricordarono delle sue parole. Da quel momento alle donne è stata donata questa visione del destino che Gesù aveva avuto, cioè non era rimasto nel sepolcro, ma il suo destino, che sarà quello poi di ogni suo discepolo e di ogni uomo, il destino è la casa del Padre. E adesso le donne partono dal sepolcro. E questo è il momento in cui il loro cuore si è aperto alla fede nel risorto. È il ricordo delle parole del Signore che ha gettato la luce sugli eventi, altrimenti sarebbero stati eventi assurdi. E adesso chi ha il cuore puro e che ha visto con lo sguardo della fede il risorto, ecco che sente il bisogno
di andarlo ad annunciare ai fratelli. Tornate dal sepolcro, le donne annunciarono tutto questo agli 11 e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Le donne si allontanano dal sepolcro e corrono ad annunciare l'esperienza che hanno fatto ai discepoli. Vengono nominate queste donne, la Maddalena, Giovanna, Maria di Giacomo. Sono le firme dei testimoni di queste donne che per prime hanno fatto questa esperienza straordinaria. Qual è la reazione dei discepoli? Non credono. Viene impiegato qui un termine delirio. Hanno pensato che stessero delirando queste donne. L'eros, delirio, compare soltanto qui, l'unica volta nel Nuovo Testamento, e ci dà l'idea di come sembrasse assurdo ciò che le donne raccontavano. Questo significa che il pensiero di una risurrezione non sfiorava nemmeno la mente dei discepoli. Sono stati colti di sorpresa, non erano preparati a questo. Ed è un messaggio per noi. Il cammino che hanno fatto le donne e quello che stanno facendo i discepoli nel racconto di Luca è il nostro cammino. Si parte dal pensiero che sia un delirio questo discorso. L'incredulità è un passaggio obbligato, perché altrimenti se noi partiamo da certezze vuol dire che stiamo confondendo la risurrezione con la rianimazione e allora pretendiamo prove. Non ci sono prove. Si tratta di ricordare le parole del Signore e lasciarsi avvolgere da questa luce, aprendo il nostro cuore che deve essere puro. E Pietro parte, si alza, corre al sepolcro e vuol dire che è alla ricerca, non si rassegna a non avere una risposta. E quando arriva al sepolcro si curva, vede soltanto le bende, vede i segni della morte e se ne andò meravigliandosi. Non crede, ma parte, non nega, inizia un cammino di ricerca di questa verità. Quando è che avrà la luce piena Pietro? Esattamente quando, come hanno fatto le donne, aprirà la sua mente alla comprensione delle scritture. È il cammino della fede che dobbiamo fare anche noi. Passa necessariamente dal dubbio, ma poi non si ripiega sulle realtà di questo mondo, continua ad accogliere e a ripensare alle parole del Maestro e questa luce ci dice, lui dice la verità, lui ha ragione. E allora, come gli apostoli, se noi ricordiamo le scritture, apriremo la mente a questa nuova luce che dà il senso a tutta la nostra vita. Auguro a tutti una buona Pasqua.